Eccoci qua ragazzi, qualificazione agli europei 2024, impegnati Kvaratskhelia e Lobotka con le rispettive nazionali. La Slovacchia ha perso 1-0 col Portogallo, anche se nel secondo tempo qualche occasione sia per perderla 2-0 ma anche per un gol dell'eventuale pareggio l'ha avuta. Non è andato in porto. Portogallo nella totalità della partita ovviamente un tantino migliore della Slovacchia. La Georgia ha incontrato una Spagna stratosferica perdendo 7-1, dove devi andare ad analizzare la partita, o meglio andare ad analizzare la Georgia nella totalità della squadra e non come hanno fatto tutti, e dico tutti, i giornali, prendendosela con la prestazione di Kvaratskhelia insufficiente e sminuendo ovviamente il talento del georgiano. È così che funziona nel giornalismo e io mi auguro che Quara abbia allargato le spalle e le allarghi sempre di più da questo punto di vista, perché fin quando supporterai i colori azzurri, carissimo Kvaratskhelia, alla prima sbagliata comunque ti daranno filo da torcere e scriveranno tantissimo contro di te, ma questo credo che lo sappia Quara meglio di me. Prima di cominciare, ovviamente, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Ma prima di andare nelle partite, un pensierino a tutti quelli che hanno speso 2 minuti del loro tempo andando sotto ai post della nascita della figlia del mister Garcia, andando ad insultare in continuazione il mister sotto un post dove c'era solo da fargli gli auguri. Allora io mi dissocio da questo in primis, mi auguro che non siano napoletani, non siano tifosi del Napoli e che non sono persone educate, lo si legge dai commenti sotto al post. Mi auguro appunto che non supportino i nostri colori e che nel caso supportate i colori del Napoli e andate a scrivere queste stronzate sotto questi post in maniera maleducata, potete tranquillamente tifare a strisce, non mancherete praticamente a nessuno. Anche io ho analizzato Napoli-Lazio criticando alcune scelte di Garcia, ma in primis non ho detto esoneriamolo domani. Punto primo. Punto secondo, non vado sotto al posto della nascita della figlia e gli vado a dire hai detto a Kvaratskhelia, non si buono. Cioè, siete proprio gli ultimi su questa terra, non mancherete a nessuno, quindi mi auguro che ce ne siano ben pochi nel futuro di personaggi così, ma è un'utopia. Andiamo a vedere cosa è successo e analizziamo le partite, perché dal punto di vista giornalistico Spagna-Georgia non mi è piaciuta per niente. Parlo dal punto di vista giornalistico perché la maggior parte delle testate giornalistiche italiane, ma anche europee, si sono scagliate contro il talento del Napoli. Prestazione insufficiente, prestazione oscena, mai al centro del gioco, eccetera, eccetera. Ma quando una squadra perde 7-1, si può mai trovare un colpevole. C'è bisogno di analizzare tutta la prestazione della squadra nella totalità. La Georgia non è mai scesa in campo. La Spagna, che non è la stessa Spagna tiki-taka alla quale siamo sempre stati abituati, ma verticalizzazioni continue dove se non sei organizzato vai in sbattimento ogni 3 minuti. E così è successo. La Spagna ha vinto 7-1 per meriti del gioco espresso, per meriti di una condizione fisica stratosferica, perché io non ho visto nessun cedimento e nessun calciatore che ha chiesto il cambio. Mi ha impressionato tantissimo Nico Williams Jr. per come è entrato in campo, per la foga, per la corsa, per la tecnica e anche per il mettersi a disposizione del compagno sempre su qualsiasi passaggio. Ho detto Nico Williams su tutti perché ha impressionato me, ma la Spagna ha fatto paura in lungo e in largo. Ovviamente, meriti della Spagna, demeriti della squadra avversaria. Critichiamo la prestazione di Quara. La prestazione di Quara, Kvaratskhelia ha avuto 5 palloni giocabili in tutta la partita, con un campo pesantissimo dove una pioggia abbastanza cospicua ha rotto le scatole. 5 palloni giocabili, è vero che qualche stop l'hai sbagliato, qualche passaggio poteva andare meglio, ma non possiamo dare
un'insufficienza solo a Quara, se è tutta la Georgia che non ha girato. Punto primo. Punto secondo, per i primi 45 minuti la Georgia ha giocato con un 4-4-2 con Kvaratskhelia vicino all'altra punta, non è il suo ruolo, tanto per cominciare. Nel secondo tempo, dal 60° in avanti, è stato allargato più sulla sinistra e si è visto a sprazzi il Kvaratskhelia che prende palla, il Kvaratskhelia che tenta di saltare l'uomo, che tenta un'imbucata con un passaggio filtrante perché tecnicamente ha i numeri per farlo. Non ci è riuscito perché la Spagna ha strameritato e stradominato la partita. Però, cari giornalisti, quando commentate una partita che finisce 7-1 o andate ad analizzare ciò che è successo durante la partita per filo e per segno, perché inveire su un solo calciatore, perché poi veste i colori azzurri e lo sappiamo come siete fatti, non mi sembra il caso. Detto questo, Slovacchia-Portogallo, voltiamo pagina. Lobotka che tocca meno palloni di quanti ne tocca al Napoli, forse un tantino meno al centro del gioco di come lo è a Napoli. Possiamo anche dire di sì, ma per meriti di un Portogallo che gli ha messo un uomo addosso, fisso, quindi diventava difficile smistare il pallone e ricevere appunto il pallone. Una Slovacchia che, pur essendo sulla carta negli elementi tecnicamente inferiore al Portogallo, si è giocata la partita. Portogallo che non posso dire che mi piace come gioca perché non mi piace come gioca il Portogallo, però per espedienti, per questo gioco che ancora devo capire e decifrare, comunque riesce a portare a casa risultati. È andato in vantaggio sull'1-0. La Slovacchia ha avuto le occasioni per pareggiare la partita, soprattutto nella ripresa. C'è anche un colpo di testa di Skriniar quasi a fine partita che finisce alto, ma Skriniar era quasi solo. Poteva indirizzarlo un tantino meglio, visto che sei un giocatore pagato 60 milioni. Ci si sarebbe aspettato qualcosa in più. Ecco, questo dovete scrivere voi giornalisti e non inveire su un calciatore che ha perso 7-1 una partita senza andare ad analizzare la prestazione della squadra. Detto questo, Lobotka ha giocato 83 minuti, Kvaratskhelia ha giocato tutta la partita su un campo pesante e sotto la pioggia. La condizione fisica ci sta e lascia ben sperare ovviamente per il campionato che ricomincerà dopo questa sosta delle nazionali. Mi auguro ovviamente che non facciamo la fine di Federico Chiesa, Pellegrini e che tornano a Napoli tutti interi e senza rimetterci nessun infortunio, perché dopo questa pausa ricomincia poi il campionato e comincia diciamo il calcio che conta tra campionato e Champions. Bisogna avere tutti a disposizione e tutti fisicamente in palla per poter affrontare appunto la doppia competizione. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.